Urca. Sì, no, ma cioè, la telecamera è una cosa in più. No, va bene. È più importante chiacchierare. Come stai? Bene, grazie. Come sta? Mi fate il fatto come sta? Eh. Stai un po' ambiguo. Allora, come nasce? Nasce da un'idea di Michele Comi e Niccolò Berzi. Parto un po' strano perché nasce dalle guide alpine, dal Collegio delle Guide Alpine della Lombardia, che volevano fare una manifestazione che fosse comunque rivolta ai giovani e in maniera abbastanza così strana è passata questa ipotesi di fare un raduno di arrampicata sui blocchi, perché comunque siamo in ambiente naturale e il blocco potrebbe essere anche o vorrebbe essere propedeutico per poi man mano avvicinarsi a pareti più alte. In questo sono stati molto bravi anche le guide alpine a sostenere questa iniziativa all'inizio, poi chiaramente penso di ragazzi ne abbiamo invitati tanti a venire, quindi credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Tanti ragazzi hanno conosciuto la Val di Mello, hanno poi provato ad andare a fare, perché poi dopo quando arrivi qua guardi un po' più in su e ti viene la voglia anche di provare a fare le stie, insomma, un po' più lunghe, e credo che questo sia l'obiettivo che è stato raggiunto, quello di avvicinare tante persone alla montagna. Alcune delle guide alpine comunque frequentavano la Val di Mello e quindi le è parso adatto. Sicuramente abbiamo trovato subito che il posto interpretava perfettamente quelle che erano un po' le ragioni di questo evento. L'avete visto, i sassi ci sono, è una valle molto tranquilla, è una valle dove non ci sono altre attrazioni che possono competere in termini di attrattività. Poi c'è una comunità di arrampicatori che era anche molto vivace, non ultimo, e credo che sia anche questo il motivo delle scelte, i sassisti, cioè qui sono nati i sassisti e quindi ci si avvicina un po' a questa idea del bouldering. Però capisci, non è che noi all'inizio non volevamo fare una manifestazione che fosse l'espressione solo del sassismo. Cioè qui, ma come facevano i sassisti, abbiamo visto ieri la serata dello Jacopo Merizia e Paolo Masa, facevano blocchi a fondovalle e poi andavano sulle pareti. Quindi direi che è stata una serie di elementi che ci hanno portato qua. Allora, la filosofia di base è quella di mettere a disposizione un ambiente, raccontarlo e quindi dire venite in valle, ci troviamo, creiamo questa comunità di persone che condividono la stessa passione, però con alcune, come dirti, prescrizioni. Cioè vogliamo il più possibile che sia una manifestazione che si prende anche o comunque considera l'ambiente. Ed è stato sempre il nostro messaggio, abbiamo sempre fatto anche delle sorte di decaloghi, no? Dicendo venite però comportiamoci bene, non disturbiamo, rispettiamo la flora, la fauna selvatica, abbiamo comportamenti che comunque siano in sintonia con questa natura. E quindi la filosofia di fondo è quella di creare un evento che attiri delle persone perché possano partecipare insieme di esperienze. Abbiamo anche voluto anche aggiungere un po' di azione anche attirando un po' o facendo in modo che anche degli atleti avessero voglia di venire, ma anche perché abbiamo sempre detto che per noi la cosa più bella ma come era accaduto anche, non mi ricordo se era il 2008 o il 2011, dove c'era un sasso di quelli molto duri dove stava scalando ad Amondra e vicino c'era il 6A in cui c'era il gruppo classico che veniva non mi ricordo da dove, che faceva più rumore loro sul sasso di 6A che quelli che provavano il blocco con Adamonda, per cui cioè, c'è questa veramente commistione, questa vicinanza, tipo incontrare qualunque personaggio dell'arrampicata, dell'alpinismo e ci puoi scambiare quattro chiacchiere, cioè il creare comunque un ambiente che tende un po' a includere un po' tutti, dove nessuno si deve sentire escluso, ecco, non è che perché non sei bravissimo che faccio una competizione dove non ti voglio, no, chiunque trova la propria dimensione. Una grande famiglia, sì, ma che poi di famiglia realmente si parla, perché tu puoi pensare, noi eravamo qua nel 2004, no? Per la prima volta, e sono arrivati poi a seguire tante generazioni di persone che adesso rivedo
ma tutti con bambini a seguito. Avete visto quanti atleti, adesso perché l'ho visto ieri al bar, sono camminati con Gaia. James Pearson arriva con Arthur, Roberta Longo non mi porta i bambini perché vuole scalare, però è chiaro che è proprio una famiglia, cioè è letteralmente una famiglia. Il primo melloblocco, per dirti, è venuto da Petzl, che faceva il suo tour che fanno sempre, e avevamo portato non so, Sharma, Dave Graham, Liv Sanso, per cui c'erano i superforti. I superforti che si sono messi a provare i blocchi che gli abbiamo proposto, ma assolutamente senza velleità di competizione, ma di provare insieme a risolvere dei passaggi molto duri, ovviamente, essendo visti i personaggi erano molto duri. Ed è sempre stato così, tant'è che noi abbiamo da sempre dovuto combattere un po', ma specialmente con Michele Comi, proprio anche da un punto di vista di terminologia, noi non diciamo, non lo voglio neanche dire, diciamo blocchi a montepremi, perché non vogliamo che siano invece equiparati. Poi è chiaro che non posso vietare a nessuno di interpretarla un po' come vuole. C'è qualcuno che anche dice ho vinto il melloblocco. Sì, hai chiuso più blocchi duri, ma non hai vinto. Cioè hai partecipato, hai fatto tanti blocchi che abbiamo proposto. Però se tu guardi anche proprio nella nostra comunicazione, il termine gare e classifica non compare mai. E questo non l'abbiamo perso. Continuano a venire atleti molto forti, di cui siamo assolutamente anche molto orgogliosi. Doi. Ale box. Chal. Bravo! Grande! Nice. Yeah! Lì. Bravo! Grande! E sono contento che loro si impegnino e interpretino in maniera giustamente anche sanamente competitivo il fatto di fare un blocco duro, però poi vedrete che quando li chiameremo anche sul palco per premiarli, per fargli il giusto tributo, sarà una cosa dicendo guarda tu ne hai chiusi 6, tu ne hai chiusi 7, poi è chiaro che uno poi può leggere come vuole. Però il tentativo è quello proprio di cercare di dare un po' di senso alla loro presenza e al tempo stesso dare anche un servizio a chi viene per vedere, perché in effetti insomma, vedere scalare certi personaggi non è così normale. Io volevo essere un evento inclusivo, tant'è che anche l'altro giorno mi ha scritto uno dicendo si definisce, è stato carino, un discreto arrampicatore di palestra. Dice, però non ho mai messo le mani sulla roccia, vorrei farlo per la prima volta al melloblocco. Allora, al di là di dirgli che è il benvenuto, ovviamente, gli è stato detto, perché allora a quel punto ho chiesto a Michele Comi, guida alpina, perché non voglio neanche dire sciocchezze, e gli è stato detto, guarda, tu sei il benvenuto, non c'è nessun problema, perché mi chiedeva che materiale portare, basta che ti porti le scarpette, perché poi tutto il resto lo trovi qua, perché pede, chi è che non ti offre di saltare sul suo crash pad? E poi inizia con calma, trova un po' la tua misura, trova un gruppo di persone che ti accolgono, che ti accudiscono, ma vieni. È quello che abbiamo fatto quasi da subito, perché poi anche lì abbiamo dovuto vincere qualche resistenza, perché non è che c'è un'anima, come dire, di un certo tipo, poi immaginate un po' anche il mondo dell'arrampicata, ma anche delle guide alpine. Ma noi praticamente già dal secondo anno abbiamo proposto gli stessi numero di blocchi a montepremi per uomini e donne, con lo stesso tipo di trattamento, stesso montepremi. Abbiamo degli obiettivi che ci siamo dati di portare sempre di più la percentuale, di crescere anno dopo anno e ci stiamo riuscendo. Purtroppo ancora nel mondo dell'arrampicata tendenzialmente qualunque cosa tu faccia c'è un 20% come percentuale di genere. Noi siamo oltre il 30% per dire, ma siamo degli obiettivi che ci poniamo, su cui ragioniamo.
Adesso stasera facciamo venire Ciavaldini che ci farà dei bei discorsi appunto siamo al 50%, per cui dovremmo alla fine, uno sport dove non ci sono grandi, come dite, è uno sport che possono fare tutti, età, genere, altezza, peso, e quindi non vedo perché noi dobbiamo essere distribuiti in maniera omogenea. Quindi anche questi non sembra, ma sono i nostri obiettivi che ci diamo ogni anno nel tentativo di migliorare sempre un po' e raggiungere un po' di questi piccoli obiettivi. Un'altra cosa che abbiamo tentato di fare, che continuiamo a fare anche per quello che stiamo un po' disincentivando o favorendo chi viene da fuori, è chiaro che se io faccio una manifestazione dove il 100% viene dalla Lombardia, insomma non è un granché. Quindi adesso ad esempio abbiamo più del 50% che viene da fuori Lombardia, quindi il 50% arrivano dai posti più disparati, poveri, fanno di quelle traversate, quindi abbiamo più del 50% che viene da fuori. Stiamo cercando ancora di rinforzare un po' la parte internazionale, perché adesso voglio fare i conti poi sul consuntivo e non sul preventivo, però adesso abbiamo in valle 300 stranieri, 350 stranieri, e quindi anche quello ci piacerebbe che fosse sempre di più. Noi siamo molto contenti anche di come si sta evolvendo, cioè non è una manifestazione in cui noi facciamo vedere quelli forti, ma venite, fate un po' quello che volete, tant'è che abbiamo pochissime regole, vedi, diamo una cartina, ci sono massi disseminati ovunque, poi se ti vuoi ogni tanto fermare, vedere un po' di persone, insomma, lo fai, se no. C'è una certa tendenza alla quantità che noi stiamo cercando però un po' di governare, perché come tu puoi immaginare, ovviamente una manifestazione così ha un impatto, perché ce l'ha. La domanda è: rinunciamo alla manifestazione per essere ancora un po' più riguardosi, quindi non avere questo impatto, oppure cerchiamo di governarla in maniera tale che sempre più, mantenendo questi numeri, possa però essere sempre più attenta anche a alcune questioni ambientali. E stiamo lavorando, anche perché è un po' un gioco di equilibrio, perché poi sai, tu hai anche appunto chi ti sostiene che interessa il numero puro, no? Per cui quindi devi anche comunque dare dei risultati. Però ad esempio abbiamo fatto quest'anno questa idea di togliere la domenica, perché la domenica è sempre un po' un giorno in cui c'è un po' questo mordi-fuggi, arrivo su, faccio un salto, vado a vedere, non so cosa fare. No, abbiamo detto, domenica è il giorno in cui la gente può tornare a casa se viene più lontano, mentre prima scendeva la domenica sera andavano a fare le code a Lecco, perché da un punto di vista di impatto anche di congestionamento del traffico, per cui abbiamo detto togliamo un giorno importante per i numeri, però non tanto corretto da un punto di vista di messaggio. Abbiamo aggiunto un mercoledì, anche lì ci hanno detto di tutti i colori, ma chi vuoi che venga? Poi eravamo già mercoledì 600 persone in valle, per cui giovedì eravamo 1200, oggi saremmo 1800, 2000, non lo so, e domani. E quindi sempre questo per cercare di dare un messaggio e dire benissimo, ci rendiamo conto che è una manifestazione grande con dei numeri, non vogliamo arrivare a numeri troppo elevati come purtroppo è successo in passato, perché questo crea comunque dei problemi di gestione del territorio e non vogliamo creare problemi, e quindi magari asciugare un po' i numeri assoluti, trovare una dimensione in cui si occupano anche le capacità di ricezione della valle senza invadere troppo, però mantenendo questa manifestazione con un certo numero di persone che fa anche gioia, però quelli che vengono mi fanno il favore di venire magari per 2 o 3 giorni, non venire in giornata, ecco, questo è un po', poi chi deve venire in giornata lo faccia, però cerchiamo di andare un po' verso questa scelta di passare qualche giorno qua in compagnia. Tarzan! Fai un po' di... Sì, Dai, facci vai. Sì! Mi viene la maglietta.
Si vede, si vede. Wow. È cambiato tantissimo, ma proprio radicalmente. Adesso non so se voi conoscete un po' la storia. Le prime edizioni sembrava veramente una cosa calata da Marte, perché il collegio delle guide, io vengo da Milano, ti lascio immaginare, anche il comic viene dalla Val Malenco, che sembra che sia chissà da dove, e quindi sembrava un po' calato da Marte. E quindi un po' sicuramente questo scollamento. Poi abbiamo iniziato ad avere come organizzatori il Comune di Valmasino, poi l'Associazione degli Operatori Turistici, quindi un primo inizio di inclusione e di accettazione che però non è sempre andato nel migliore dei modi, tant'è che abbiamo avuto quello stop di 3-4 anni, però quello che è stato fatto, il lavoro di fondo, è sempre stato quello veramente di cercare di dialogare, anche con rispetto di quelle che sono le sensibilità, perché è chiaro che entri in una valle che non è tua, quindi ci è voluto un po' di tempo. Adesso credo che abbiamo raggiunto, anche da questo punto di vista, un ottimo risultato. Cioè abbiamo l'amministrazione che ci sostiene, abbiamo l'associazione degli operatori che ci sostiene, abbiamo tanti di ragazzi che lavorano, che contribuiscono, che sono della valle, per cui direi che finalmente siamo arrivati, sì, direi di sì. Allora, voi siete giovani e quindi sapete bene come gira anche il mondo della comunicazione, dei commenti, delle pareri, per cui ognuno può dire quello che vuole, va benissimo. Ci serve sicuramente anche per capire
perché se c'è questa percezione dobbiamo quantomeno argomentare, cioè spiegare eventualmente perché noi riteniamo invece che comunque non sia stato snaturato in maniera particolare. Mi pare che come c'era ad esempio all'inizio, non so, per dirti una per tutti, la sportiva c'era del 2004, c'è anche adesso, per cui quello non è cambiato niente. Pesce ci ha sempre sostenuto, Montura, tutte le aziende ci sono sempre state, per cui non è che c'è stato un cambiamento di... poi sai, viene da dire, quelli che mi dicono ma una volta era diverso, mi sembra un po' un discorso da vecchi, faccio per dire. È chiaro che una volta era diverso, sono io il primo a dirlo, come potete immaginare, ma perché ero diverso io, cioè avevo 20 anni in meno, è chiaro che era una cosa diversa. Sicuramente il nostro sogno sarebbe addirittura di togliere anche il sabato, martedì, venerdì. Proprio, allora, tieni conto che ad esempio quello che abbiamo sempre fatto è non farlo durante i ponti, perché voglio dirti, è vincere facile. Cioè, se tu lo fai il 25 aprile e 1 maggio, è chiaro che anche con l'idea di non portare ulteriore traffico nei periodi di movimento dei ponti, per cui noi ci siamo sempre stati il weekend dopo delle feste. Quindi anche su quello giocando difficile, perché insomma, dopo che lo si è fatto il 25 aprile, il 1 maggio, digli ancora vieni in Val di Mello l'8 maggio, non è proprio il massimo da un punto di vista volendo, però abbiamo sempre anche accettato questo piccolo handicap di quello di stare fuori dalle feste comandate, e ancora di più vorremmo cercare di togliercela anche dal weekend, perché se tu vuoi venire e fare questa cosa, fai un po' di sacrifici, ti pigli un po' di ferie, ti ritagli il tuo tempo durante la settimana. Qui durante la settimana è assolutamente vuoto, non disturbiamo nessuno. Il weekend torna qualche turista, capisci, di quelli occasionali. Per cui sì, confermiamo sicuramente martedì, sabato. Se riusciamo, ma anche lì poi c'è qualche piccola resistenza da vincere, potremmo anche, che come messaggio per me sarebbe strepitoso. No, poi secondo me adesso vediamo come andrà domani sera, ma credo che andrà bene, perché anche chiudere la manifestazione la sera, ecco la festa, no, ci potrebbe stare. Poi ti dico, adesso noi facciamo degli esperimenti, poi vediamo com'è il risultato. Sì, però per il momento ti dico, questo mercoledì, sabato, che alcuni avevano detto ci sarà un drastico crollo di... Dobbiamo provarlo, cioè, è un segno. Esatto, ci sarà un drastico crollo di tutto? No, direi di no. Per il momento, e credo che ormai non possa più tornare indietro, arriveremo a quello che pensavamo fosse giusto, 2500 che sono quelle che passano più giorni in valle, quindi direi che poi la fortuna è anche il tempo, perché se pioveva eravamo qua con gli ombrelli a raccontarci una storia diversa, però un po' di fortuna ci vuole, dai.